Trallallero, trallallà. Oh, guarda, degli orsi! Non siamo orsi, siamo osmorsi. La storia parla di orsi, non di osmorsi. Se è per questo parlava anche di riccioli d'oro. Lasciamo stare. Ma voi non dovevate essere di tre taglie diverse? Noi siamo osmorsi. Ok, che cosa avete di speciale? Siamo colorati, profumati e gommosi. Ma non piccolo, medio, grande? Ancora questa storia? Potrei avere un'idea. Che idea? Ta-tan! E questo cosa sarebbe? Non vi preoccupate, buttatevi e basta. Ok. E adesso? Aspettiamo. Anzi, aspettate. Ciao! Yuhu! Orsetti! Come state? Tutto a posto lì dentro? A mollo finito. Credo che la cura abbia funzionato. Guardate come siete cresciuti. Gli orsetti gommosi sono fatti per lo più di gelatina, un materiale che ha una membrana semipermeabile, cioè lascia passare le molecole piccole, come quelle dell'acqua, ma blocca quelle più grandi, come quelle dello zucchero che c'è dentro gli orsetti. Se mettiamo un orsetto in un recipiente pieno d'acqua, nel tempo più acqua attraverserà la membrana dall'esterno verso l'interno, che è quella che farà il percorso opposto. Quindi l'orsetto tenderà a gonfiarsi. Questo fenomeno si chiama osmosi. Ed è mostrato chiaramente in questo video, in cui si vede che l'orsetto si gonfia perché il flusso d'acqua dall'esterno verso l'interno è maggiore di quello opposto. Il flusso netto di molecole attraverso la membrana semipermeabile si fermerà quando le soluzioni all'interno e all'esterno avranno uguale concentrazione. Ecco perché gli orsetti si gonfiano in maniera diversa nell'acqua e sale, nell'acqua di rubinetto o nell'acqua distillata, perché le concentrazioni di partenza sono diverse. Alla prossima puntata su esperimentificio.com mettete un mi piace ed iscrivetevi al canale. Ciao ciao!